Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un aggiornamento che ha acceso i social e messo fine a settimane di voci incrociate. Kenny Omen avrebbe finalmente superato il labirinto di procedure che frenava l'ufficializzazione del suo matrimonio. Secondo ambienti molto vicini all'attore, il consolato italiano avrebbe rilasciato il tanto atteso nulla osta, o licenza matrimoniale, aprendo di fatto la strada alle nozze. Non parliamo di un semplice timbro burocratico, ma della chiave che trasforma un progetto pieno di ostacoli in un calendario concreto, fatto di date, luoghi e scelte decisive. Restate con me fino alla fine per capire come siamo arrivati fin qui, cosa succede adesso e quali scenari si aprono tra Italia e Turchia. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un vero dietro le quinte di carte e timbri. Traduzioni giurate, certificazioni con apostille, verifiche incrociate tra registri civili in due paesi, richieste di documenti integrativi, moduli da aggiornare per la conformità internazionale. Passaggi necessari, ma spesso lenti e non prevedibili, che hanno trasformato la pianificazione delle nozze in una corsa a ostacoli. Ogni slittamento ha alimentato l'immaginario collettivo, c'è chi ha letto nelle attese un cambio di data, chi un ripensamento, chi addirittura un ridimensionamento della cerimonia. Oggi, con il nulla osta in mano, il racconto entra in una fase nuova, operativa, concreta. La domanda che tutti si pongono è immediata: dove e come? Qui prende forma l'ipotesi che, da indiscrezione, sta diventando linea guida, un doppio evento, Italia e Turchia. Non solo un omaggio a due radici culturali, ma una scelta strategica. In Italia, dove Khan ha costruito una parte importante della sua carriera e un seguito fedelissimo, la celebrazione potrebbe assumere i toni di un ricevimento elegante, con scenografie tra ville storiche, giardini all'italiana, residenze di campagna o skyline cittadini. In Turchia, invece, il focus potrebbe spostarsi su un rito più intimo e simbolico, vicino alla famiglia e alla tradizione, con ritualità selezionate e un'attenzione particolare alla dimensione affettiva. I social hanno reagito come solo i social sanno fare. In poche ore sono spuntati montaggi creativi, wishlist di abiti firmati, sondaggi sul menù e liste di inviti immaginari. C'è chi sogna un vestito di taglio classico con dettagli moderni e chi, al contrario, spinge per un design minimalista, linee pulite e palette neutre. Sulla musica, due scuole di pensiero, setlist internazionale in Italia, repertorio più tradizionale in Turchia. In mezzo, una terza via che piace a molti. Una scaletta che mescoli culture, con arrangiamenti contemporanei di brani simbolo delle due sponde del Mediterraneo. Mentre la rete sogna, i team organizzativi lavorano su tre direttrici: privacy, logistica, immagine. La privacy significa protocolli d'accesso, aree clean lontane dagli obiettivi, gestione discreta dei movimenti della coppia. La logistica vuol dire voli coordinati per ospiti di profilo alto, alberghi con livelli di sicurezza adeguati, trasferimenti blindati, piani B e C in caso di intoppi. L'immagine è la parte più visibile, direzione artistica, luci e fiori coerenti con l'identità della coppia, un racconto estetico che tenga insieme eleganza e sincerità, spettacolo e misura. Sul fronte legale e amministrativo, la licenza consolare cambia il ritmo del lavoro. Quando i documenti sono riconosciuti in entrambi i paesi, l'asse organizzativo si sposta dalle scrivanie ai sopralluoghi. Scelta dei fornitori esperti di eventi internazionali, definizione di contratti con clausole di riservatezza, gestione dei diritti d'immagine. Se ci sarà una copertura mediatica, integrale o parziale, dipenderà da una variabile decisiva: il grado di apertura dell'evento. Una cerimonia strettamente privata tutela l'esperienza personale, ma lascia fuori il grande pubblico. Una formula ibrida, con finestre video controllate o un set di foto selezionate e rilasciate in esclusiva, trasformerebbe le nozze in un evento globale, senza cedere del tutto l'intimità. Sul tavolo, intanto, si alternano moodboard e bozze di timeline. Per l'Italia, le ipotesi più solide parlano di dimore storiche circondate da vigneti, saloni con boiserie e corti interne per i momenti live. Per la Turchia, ambienti carichi di valore simbolico, dove ogni dettaglio, dalla disposizione dei tavoli alle luci calde, fino ai fiori locali, racconti una radice, una memoria, una storia di famiglia.
Anche i rituali vengono studiati con attenzione, gesti che uniscono, senza teatralità, le due tradizioni, brevi letture in lingue diverse, benedizioni familiari, magari un angolo dedicato alle foto di parenti lontani, come ponte tra generazioni. In parallelo, cresce la pressione delle redazioni e dei format che inseguono l'esclusiva. C'è chi punta sulla moda sposa e chi preferisce l'angolo dietro le quinte con truccatori, hairstylist e flower designer. Altri, ancora, scommettono sul filone legale amministrativo. Come funziona davvero l'omologazione di un certificato tra paesi? Quante settimane servono per chiudere un fascicolo con apostille e traduzioni? Cosa implica, nel lungo periodo, sul piano delle residenze, dei permessi e dell'organizzazione familiare? Sono temi meno fotogenici, ma che spiegano ciò che spesso resta invisibile. Nel frattempo, l'agenda si stringe. Le prove abito si incastrano con i primi fitting del completo maschile. Lo styling inizia a definire codici cromatici per invitati e damigelle, con piccoli accenti che legano i due eventi. I catering propongono menù che sposano sapori turchi e italiani in sequenze leggere, per rispettare i tempi della cerimonia e non appesantire i momenti social. La sicurezza studia mappe di afflusso e deflusso, ingressi scaglionati, badge nominali difficili da replicare. Tutto parla una lingua sola, fluidità senza rinunciare al controllo. La conversazione pubblica, com'è naturale, oscilla tra due estremi. Da un lato, chi chiede apertura e condivisione, perché sente di aver accompagnato Ken Yomen lungo anni di carriera e desidera essere presente anche in questo passaggio. Dall'altro, chi invoca misura e rispetto, ricordando che un matrimonio, per quanto seguito, resta un atto personale. La verità, lo vediamo dallo scambio nei commenti, è che i fan desiderano entrambe le cose, un frammento da custodire e la certezza che il resto resti solamente loro. Qui sul canale, il nostro impegno è raccontarvi questa storia con rispetto e profondità, senza invadere. Se vi interessa il filo giuridico, potremo entrare nei dettagli su come si coordinano i documenti tra consolati e comuni, quali tempi medi richiedono le apostille, come si pianificano le pubblicazioni all'estero. Se preferite la parte fashion, seguiremo la costruzione degli abiti, la scelta dei tessuti, l'evoluzione delle silhouette tra la cerimonia italiana e quella turca. Se siete per la regia dell'evento, analizzeremo come si disegnano luci, suoni, scalette e percorsi ospiti per tenere insieme eleganza e racconto. C'è un ultimo elemento che merita attenzione, la narrazione post-evento. Nelle grandi celebrazioni, ciò che si decide di mostrare diventa il canone con cui quell'istante verrà ricordato. Una selezione di scatti in pellicola, un breve video ufficiale in luce naturale, una galleria rilasciata a scaglioni può creare un ricordo corale senza cedere la totalità dell'esperienza. È una partita di equilibrio tra cuore e scena, e forse proprio per questo affascina così tanto. Con il nulla osta finalmente ottenuto, i tasselli cominciano ad allinearsi. Non significa che gli imprevisti scompaiano, in eventi di questo livello esistono sempre, ma l'orizzonte cambia, dalle ipotesi si passa alle scelte. È il momento dei sì e dei no, dei dettagli che fanno stile, delle decisioni che raccontano una coppia più delle parole. Ed è forse qui che si misura la vera forza di una storia, nella capacità di trasformare la complessità in una festa luminosa, capace di parlare a due paesi e a un pubblico che, pur a distanza, si sente parte del cammino. Come sempre, la vostra voce per noi è essenziale. Scriveteci nei commenti quale aspetto vi interessa di più seguire. La parte legale, la moda, la regia dell'evento, le scelte musicali, le tradizioni. Se vi piace il nostro modo di raccontare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere gli aggiornamenti e, se volete sostenere un'informazione accurata e rispettosa, valutate di unirvi alla community con il tasto Unisciti. Grazie per essere arrivati fin qui, continueremo a seguirvi passo dopo passo, con discrezione e cura, lungo questo conto alla rovescia verso un giorno che si annuncia speciale.